Buongiorno ragazzi! Ciao, buongiorno! Aggiornamento, oggi lasceremo la Georgia, abbiamo già i passaporti in mano e quindi è giunto il momento di proseguire il nostro viaggio. Ci siamo stati un tempo sufficiente per vedere tante cose, alcune mete non le volevamo vedere, altre erano un po' fuori stagione, soprattutto ad altissime quote per via del tempo della neve più che altro. Però direi che siamo soddisfatti. Volevo dire, il bilancio di questa Georgia e anche dell'Armenia, diciamo che comunque è positivo. Certo, sì, entrambi paesi diversi tra di loro, ma comunque insomma chi ha dato di più in un senso, chi in un altro, però insomma siamo felici della scelta fatta, l'abbiamo visitati volentieri, l'avevamo comunque in mente da un po'. Non è stata una decisione improvvisata vicino al confine, ecco. Certo, faceva parte del viaggio, dei piani di viaggio. Esatto. Il meteo comunque diciamo che nel bilancio globale ci ha assistito, perché a parte qualche giornata piovosa e la neve in alta quota, abbiamo sempre quasi trovato il sole. Sì, quello è vero, probabilmente anche più di quello che ci si aspetterebbe in una stagione in Georgia, perché avevamo letto che insomma in questo periodo in Georgia piove molto spesso e invece noi abbiamo trovato molto spesso il sole, quindi o comunque variabile ma non pioggia, ecco. Esatto. Quindi siamo soddisfatti poi per le persone, perché comunque i georgiani in un modo, gli armeni in un altro, ma comunque ci hanno fatto sentire accolti, ecco. È arrivato il momento di proseguire. Esatto, abbiamo lasciato il prato dove abbiamo dormito stanotte, ci siamo fermati qui a un forno, da un panettiere, a comprare qualcosa da mangiare e a spendere gli ultimi lari che c'erano rimasti. Ora ci fermeremo a fare il pieno, perché qui costa meno, costa sotto all'euro il diesel, mentre in Turchia ci sono quei 20-30 centesimi di differenza. Faremo il pieno a Charlie e poi andremo in dogana. Ciao Georgia, ti salutiamo, ciao! Vediamo la fila che ci sarà in dogana, speriamo meno possibile. Abbiamo fatto l'ultimo pieno, 99 centesimi al litro, quindi fino al limite. Alla goccia. Alla goccia. Siamo di nuovo in Turchia, ragazzi! Eccoci qua, di nuovo in terra turca, yuppie! È stata un pochino più lunga per il traffico e per la coda di persone, ma comunque tutto bene in dogana. Per il mezzo non avevo nessuno davanti, perché ovviamente ci hanno diviso. Marta ha fatto il suo percorso e io invece non avevo nessuno, ho detto vai, 5 minuti facciamo tutto. E invece no, all'ultimo sportello, all'ultimo controllo mi hanno spedito dentro il capannone dove mi hanno fatto car control e quindi sono venuti con le torce a rovistare dentro tutti gli armadietti, hanno aperto la panca, hanno aperto dietro il garage, hanno rovistato in mezzo alle borse, hanno guardato in mezzo alle mutande con la torcia. Che bello! E quindi, però tutto a posto. Hanno chiesto ovviamente se portavamo droghe, alcol, la vodka, gli ho fatto solo una bottiglia di vino. Ha detto no, nessun problema. Quindi a parte questa piccola... Sì, diciamo, ma non c'era mai capitato di fare un controllo approfondito su Charlie, avevano solo semplicemente aperto nelle dogane passate e sbirciato, invece questa volta sono saliti a bordo e hanno controllato, però vabbè. Fanno controlli a campione.
tanto non avendo nulla da nascondere alla fine, basta che non spacchino niente quando... Esatto. Però insomma è andata bene, anche io ho trovato semplicemente un po' di coda all'ingresso della dogana passeggeri turca, poi per il resto tutti molto carini e simpatici, è stato veloce insomma, per me almeno. Infatti lo vedevo Fede da lontano dietro la sbarra e io ero già passata come al solito. E ora rientriamo in questa meravigliosa terra turca e proseguiamo lungo costa del Mar Nero. Ecco qua ragazzi l'ultimo cacciapuri georgiano, quest'altro non so come si chiami, allora assaggiamo. Però di sicuro sono robe buone da mangiare, siamo affamati, abbiamo trovato una fila chilometrica di camion, traffico allucinante, una roba che non auguriamo a nessuno. Tosta, sì, pesante un'ora fermi, incolonnati. Siamo un po' provati, ma ora mangiamo, salutiamo la Georgia mangiando le ultime cosettine buone. Esatto, e poi si va al Migros, il Migros ve lo ricordate? Che abbiamo il frigorifero vuoto. Come vi abbiamo sempre detto, queste sono zone di coltivazione del tè e quello che avete appena visto è un super big bicchiere del chai dove i turchi bevono il tè. Stufano col trampolino. Sì. Abbiamo fatto la spesa a un Migros appena trovato per strada e ci mancava praticamente tutto, avevamo finito tutto, quindi ormai conoscevamo un po' i prodotti di questa linea, di questo supermercato, quindi abbiamo approfittato fare un riempimento frigo. Finalmente abbiamo comprato un po' di pesce. Qui sì, almeno si trova abbastanza buono e a buon mercato, a buon prezzo. Niente, ora proseguiamo lungo costa, cercheremo poi un posto per dormire, insomma vediamo, ancora si sta bene, c'è il sole, è presto, quindi un altro po' viaggeremo. Che sole che abbiamo stamani. Mamma mia. Buongiorno. Accecante, È Oddio. caldo stamani, eh? Sì. Bene, finalmente. No, non riesco a tenere gli occhi aperti. Ti acceca sta luce, è bellissima. C'è il porticciolo qui davanti e fa lo specchio d'acqua, quindi mamma mia. Come hai dormito? Come un sassone. Come un sasso grosso. Come un sasso. Questo è il luogo dove abbiamo dormito stanotte, come detto. Ci troviamo nei pressi della città di Trebisonda e per stamani il programma è di andare a visitare un luogo molto importante e famoso. La giornata è bellissima e quindi abbiamo deciso di anticipare ad oggi questa escursione perché almeno siamo sicuri di trovare un meteo perfetto. Allora, prima di ripartire diamo una controllata ai livelli di tutti i liquidi, l'olio motore, il liquido refrigerante, controlliamo la vaschetta del liquido dei freni e poi ci mettiamo in moto.
no scherzo. Sembra di essere in mezzo a monti, vallate, fiumi, un verde rigoglioso ed un caldo 25 gradi. Oggi è sbottato un caldo, ragazzi, siamo bianchi ma in manica corta. Siamo arrivati al monastero di Sumela. Allora ragazzi, abbiamo parcheggiato. Uso un tono di voce più alto perché c'è il ruscello qui sotto di me e non so quanto mi sentiate. Fede ha dimenticato una cosa dentro Charlie, è ritornata a prenderla. Il parcheggio è qui dietro, vedete, e questa diciamo è la porta d'accesso. Da qui partono i minibus che vi portano su al monastero. Non abbiamo capito se partono o non partono, ora se sono in funzione. Comunque noi avevamo deciso di fare la camminata a piedi fino al monastero. I ragazzi parlano solo turco e non si sono prodigati nemmeno tanto nelle traduzioni. Strano, perché i turchi sono gentili, questi non sono molto collaborativi stamani. Vabbè, pazienza. E quindi niente, abbiamo deciso di fare questa passeggiata. È una giornata meravigliosa, si sta benissimo, non c'è un filo di vento, quindi abbiamo preso tanta pioggia e tanto freddo, vogliamo stare un po' al sole. Poi vi racconteremo meglio del monastero non appena ci troviamo su. La domanda che abbiamo fatto a questi ragazzi che sono qui, hanno tanto di giacchettino, insomma, con i logo eccetera eccetera, quindi abbiamo capito essere degli addetti, però ripeto, parlano solo turco. Le avevamo chiesto se potevamo pagare con la carta, perché al primo botteghino che abbiamo trovato c'era un ragazzo e ci ha detto il prezzo dei 2 biglietti. Noi gli abbiamo dato la carta e lui ha detto no, soltanto cash. Quindi non avevamo tutte queste lire turche, perché non vi ho detto che il biglietto costa una tombola. È vero che il monastero di Sumela è patrimonio dell'UNESCO, è super famoso, super conosciuto, è uno degli highlights diciamo della Turchia, però insomma il biglietto rispetto a tante altre attrazioni che sono in Turchia è molto più elevato, costa 20 euro a testa, quindi 700 lire turche. Quindi praticamente dovevamo sborsare 1400 lire turche cash, cioè contanti, ma non ce le avevamo dietro, la carta non la prendevano, e quindi il ragazzo ci ha fatto segno di salire, di continuare ancora il percorso, e qui al parcheggio dove abbiamo appunto lasciato Charlie volevamo sapere da questi ragazzi se sono dotati di lettore carte di credito, insomma. Pensiamo di sì, perché l'avevamo letto da tutte le parti che insomma si poteva pagare anche con la carta di credito. Quindi ora ci facciamo questa bella salita e vedremo. Sono arrivate le bacchette. Eccole, infatti avevo detto che si era dimenticato una cosa in Charlie. Abbiamo trovato l'aiutante e ora go! 4 km. Allora, ci siamo un attimo fermati per riposarci perché ragazzi è dura, 4 km con una pendenza disumana, ma questa fatica è nulla in confronto a quella che hanno patito le persone che hanno costruito il monastero, che sta là sopra. Esatto. È incredibile, come hanno fatto? Appiccicato alla parete verticale, Ora poi vi diremo di più, appena ritroveremo il fiato. Ragazzi, è dura la salita e ci viene anche il dubbio che ci abbiano fregato, che magari si potesse venire qua sopra con Charlie e invece ci abbiano detto di parcheggiare giù perché volevano farci pagare la navetta. Noi invece gli si è detto niente navetta, andiamo a piedi. Speriamo bene di non aver fatto una cavolata, perché effettivamente abbiamo visto passare qualche macchina e non si capisce come mai loro possano passare e noi no. Boh, probabilmente il parcheggio quello basso
viene utilizzato quando sopra non ci sono più posti per i veicoli. Comunque questa è tutta la strada che abbiamo fatto e non siamo nemmeno a metà. Ragazzi, siamo arrivati in cima. Alla fine abbiamo alzato bandiera bianca, anzi abbiamo alzato la manina e abbiamo fermato il bus navetta, perché gli ultimi chilometri erano veramente tosti. C'era due, cioè ne abbiamo fatti due di 4 e gli ultimi metà, due, dai. Gli ultimi due saliva il tornante. C'erano dei tornanti così e francamente. E poi oggi è veramente tanto caldo, avevamo l'acqua, però insomma bisogna ammettere i propri limiti e quindi niente, è passata la navetta proprio di lì, è stato un segnale, quindi si è fermata e c'era ancora posto per fortuna e ci ha raccolto, quindi siamo arrivati direttamente al parcheggio, quello più in alto, che di fatto non è un parcheggio ma è uno slargo dove girano i bus navetta. E dove non si può parcheggiare la macchina, c'è tanto di divieto di sosta e di fermata. Quindi alla fine, se ve la sentite, potete fare la passeggiata, perché abbiamo una bella passerella di legno. Quindi, fino a un certo punto, poi è strada. Perché è fatta apposta per chi volesse farla a piedi, non è una cosa improvvisata. Avete la scelta, però è un po' difficile. Soprattutto tenete d'occhio anche il discorso calore, perché insomma da ora in poi le temperature qui in Turchia ci sembrano belline altine e importanti e prendere un colpo di calore ci vuole ben poco, quindi portatevi tanta acqua, questi sono consigli, poi lo sapete voi se siete allenati o meno. Noi ci abbiamo voluto provare e tentar non nuocere, no? Esatto, anche perché ora ci aspettano altri 70 metri e poi c'è la scala che porta su al monastero. Andiamo? Andiamo. Ci siamo un attimo sbagliati e confusi, 70 metri sono i metri che portano a questo monastero che però è chiuso, ovvero la chiesa di Ayia Varvara. Come vedete abbiamo il passaggio chiuso, mentre per andare al monastero vero e proprio bisogna fare un percorso di 350 metri. Eccoci qua, i tickets hanno fatto i tickets e ora partiamo quella porta in cima a quest'altra scalinata e andiamo a scoprire questo bellissimo monastero. Entriamo in un altro mondo. Eccoci all'interno del monastero. Qui, come vedete, hanno anche un montacarichi e quindi si spiega come possano portare su i viveri, i beni di prima necessità. Siamo appena entrati e subito abbiamo un bel affaccio su tutto il complesso del monastero. Guardate che meraviglia! Eccoci arrivati. Che fatica, ma ne valsa la pena. Davvero, bellissimo al momento. Ora ci addentriamo, ma si apre un bel panorama e non si capisce come abbiano fatto questi architetti a costruire in questo incavo, perché di fatto è un po' una rientranza naturale di questa grotta. Hanno fatto un'opera d'arte, veramente un'opera d'arte. Sfida le leggi della gravità. Noi di fronte a queste cose rimaniamo a bocca aperta e non ci capacitiamo, come spesso delle cose che sulla carta dovrebbero essere semplici non si riescono a fare, quando in passato l'uomo costruiva delle meraviglie. Ci sentirete dire più di una volta che meraviglia, bello, stupendo, e wow. Sopportateci, è doppio wow, perché è veramente bello. Vi invitiamo, qualora aveste nei vostri programmi la Turchia, di viaggio ovviamente, di inserire il monastero di Sumela, perché è un po' caro l'ingresso, lo ammettiamo, per gli standard turchi è un po' caro, sembra manutenuto anche bene, insomma, così siamo appena entrati, tireremo le somme più tardi. Esatto.
Il monastero di Sumela è compreso nel Parco Naturale di Altindere, in un ambiente molto bello, distante circa 50 km dalla città di Trebisonda. Ci troviamo ad una quota di 1200 metri sul livello del mare e la particolarità di questo complesso è la sua costruzione sul dirupo a strapiombo sulla valle. Furono 2 monaci greci, Bernabe e Sofronios, che nel XIV secolo iniziarono a gettare le prime pietre dell'edificio originale, dopo avere in una delle loro passeggiate da eremiti trovato all'interno di una grotta un'immagine della Madonna. Difatti tutto il complesso monastico è stato proprio costruito sfruttando la conformazione della montagna e la sua grotta naturale. Con il passare degli anni decadde in rovina e fu ricostruito più volte e restaurato grazie agli imperatori bizantini. Dall'anno 1923 è in disuso. Oggi è protetto dall'UNESCO, divenendo spazio museale e un'importante attrattiva turistica per il paese. Un'icona rappresentante la Vergine Maria e dipinta da un artista anonimo della zona diventò il simbolo del monastero, che era composto dalla chiesa greca ortodossa, intitolata appunto all'Assunzione della Vergine Maria, e sviluppandosi su 5 piani con un totale di 72 stanze, tra le quali ancora oggi è possibile visitare biblioteche, cucine, alloggi, cantine e tutte zone collegate a più livelli con scale e ponti di legno. L'origine del nome Sumela sembra che derivi dalla parola greca melas, cioè nero, con riferimento al colore scuro dell'icona della Vergine. Altre teorie riportano che Melas sia il nome della montagna sopra al monastero stesso. Felici di aver goduto di questi panorami mozzafiato e aver visitato questa perla un po' nascosta del patrimonio turco, che speriamo, come è successo a noi, vi lascerà senza parole. Qui abbiamo tutti gli affreschi, purtroppo molto rovinati, soprattutto dalle scritte delle persone. Come vedete sono stati incisi tutti i nomi, le scritte, e questo è un grande peccato. L'abbiamo trovato in tanti luoghi. Oltre a questo abbiamo tutti o gran parte dei volti rovinati. Vedete, purtroppo qui mancano tutti i volti dei santi, sono stati tutti rovinati. E abbiamo tantissime scritte che hanno devastato questi bellissimi affreschi.
Bene ragazzi, dopo questa bella escursione, bellissimo, ci è piaciuto, bellissima, veramente eccezionale. Ma volevo dire anche che oltre al monastero stesso è molto bello questo parco, queste vallate. Siamo in un contesto naturale veramente spettacolare, alberi, abeti verdissimi, vediamo le vette bianche innevate da lontano, è veramente una cosa, un paesaggio da cartolina, da cartolina. Quindi ci piace anche il contesto e poi riconosciamo l'opera d'arte veramente attaccata come un francobollo a questa montagna, insomma non deve essere stato facile. Ci ricorda in parte anche la grotta di Mangiapane che abbiamo visto in Sicilia. Esatto. Sono due cose completamente diverse, sì, però qualche richiamo ce l'ha dato. Ce l'ha dato. E poi una nota di merito anche agli operai che hanno fatto praticamente la bonifica, diciamo, dei massi cadenti, diciamo così, non so come si chiami l'azione di bloccare, perché hanno costruito, hanno messo tutte queste reti a protezione attaccate al fianco della montagna per riparare, diciamo così, da eventuali frane e cadute il monastero. Insomma, anche quella è un'opera titanica. Sulle montagne abbiamo sempre la neve e comunque oggi 25 gradi anche qui. Non so se l'abbiamo detto, ci troviamo a 1200 metri, anzi addirittura siamo a 1320 metri. Quindi in un'ora o poco meno siamo passati dal Mar Nero a 1200 metri con il nostro Charlie.